Ciao, sono Enrico Luciolli e questo video è il primo di una serie di 4 dedicati al primo soccorso nella difesa personale. Guardando queste 4 puntate avrai accesso a informazioni esclusive che possono fare la differenza tra la vita e la morte. Non si tratta infatti solo di qualche nozione di base di pronto soccorso, ma di un vero e proprio video tutorial specifico per la difesa personale, nel quale scoprirai come meglio agire per aiutare chi è rimasto ferito durante un combattimento, oppure nel caso in cui sia tu la persona in pericolo di vita, come applicare su di te le cure più urgenti, utilizzando oggetti di circostanza. Per esempio, in caso di ferite da coltello, vedremo come farsi un laccio emostatico con una cravatta o una cintura, per evitare di morire dissanguati in attesa che arrivino i soccorsi. Inoltre, ti verranno svelati gli errori più comuni e pericolosi che fanno le persone senza una preparazione specifica, come per esempio alzare le gambe a chi è finito KO per un pugno in faccia, che come scoprirai a breve in alcuni casi può perfino causare la morte. Per trasferirti queste conoscenze sono andato a intervistare il dottor Federico Politi, cioè quello che probabilmente è il medico più qualificato in Italia per parlare di questo argomento. Il dottor Politi infatti non solo ha 30 anni di esperienza sul campo, è primario del 118 di Vicenza ed ha insegnato all'Università di Medicina, ma soprattutto gestisce, coordina e interviene in prima persona con il NIS. Il NIS è il Nucleo di Intervento Sanitario Speciale, ovvero personale medico d'élite addestrato per intervenire in situazioni particolarmente drammatiche, come per esempio nel caso di attentati terroristici con armi di distruzione di massa. E il dottor Politi non è solo colui che organizza i corsi di addestramento per gli operatori sanitari del NIS, ma collabora anche con le forze dell'ordine e con i militari, per insegnare loro come autoapplicarsi le cure in caso di estrema necessità. Proprio grazie a questa esperienza, oggi ti spiegherà come salvare la tua vita e quella di altre persone se ti dovessi trovare in una situazione particolarmente drammatica. Infatti, guardando questa serie di episodi, scoprirai come meglio agire in caso di traumi importanti, ferite da armi da taglio, armi da fuoco e fratture. Prima di lasciare la parola al dottor Politi, ci tengo a raccontarti due veloci dietro le quinte. Innanzitutto ho potuto assistere all'addestramento operativo del NIS. È stata davvero un'esperienza interessantissima e ho avuto l'occasione di constatare in prima persona l'ottimo lavoro che stanno facendo medici, infermieri e autisti delle ambulanze per essere pronti in caso di estrema emergenza. Le simulazioni del NIS erano davvero toste e gli operatori hanno dovuto superare delle prove molto impegnative e devo dire che è stato proprio un privilegio poter assistere alle loro esercitazioni. Infine, voglio renderti partecipe dell'incredibile disponibilità del dottor Politi, che durante i suoi giorni di riposo è venuto in ufficio per rilasciare le interviste che stai per vedere. I video saranno tutti completamente gratuiti, perché sia io che lui crediamo nell'immensa importanza che possono avere queste informazioni. Quindi, come sempre, non c'è nulla da pagare e non ci sarà nessun annuncio pubblicitario di YouTube all'interno di questi video. Ti chiediamo però di condividerli con la tua rete di conoscenze, perché solo grazie al tuo aiuto possiamo fare in modo che questo sapere raggiunga quante più persone possibile e che quindi possa essere davvero utile per salvare delle vite. Mi raccomando, è davvero molto importante il tuo contributo e credo anche che sia un bel modo per ringraziare il dottor Politi e mostrare apprezzamento per il suo impegno. Perché non solo molti di questi contenuti non sono mai stati pubblicati su YouTube prima d'ora, né in Italia né all'estero, ma sono addirittura informazioni che è difficile reperire perfino a pagamento. Lasciamo ora la parola al dottor Federico Politi, che inizierà a spiegarci cosa è meglio fare quando vogliamo soccorrere qualcuno che ha riportato dei traumi a seguito di un'aggressione, come per esempio una persona che ha perso i sensi dopo un colpo da KO. La prima cosa da fare è la valutazione del soggetto con una semplice manovra che è quella di chiamarlo e di scuoterlo lentamente, chiaramente senza creare trauma sul trauma. Basta anche stringere su una spalla, senza scuoterlo, in modo da richiamare la sua attenzione. Fatto questo, se il soggetto reagisce, cioè ci risponde, questo è un buon segno, dopodiché faremo domande molto banali, nome, cognome, dove siamo, che giorno è, giusto per vedere se è lucido e orientato, come si dice. Se invece il soggetto, una volta che ho provato a chiamarlo e ho provato a fare lo stimolo tattile, quindi a toccarlo e a stringerlo sulla spalla o scuoterlo
molto lentamente. Se questo non reagisce, questa è una situazione di estrema importanza. Quindi la prima cosa da fare è l'attivazione del 118, quindi l'emergenza sanitaria. Per fare questo posso farlo o io personalmente se sono da solo, oppure demandare la cosa a qualche altra persona testimone presente, in modo tale che io posso proseguire con le mie manovre di valutazione per poi applicare delle corrette manovre di soccorso. Se il soggetto è svenuto, quindi non mi risponde, non ho nessuno vicino, sarò io stesso a chiamare il 118. Una volta che ho attivato il 118, proseguo con la valutazione per capire se il soggetto è in grado di respirare o meno. È ovvio che se non ho un telefono a portata di mano e se non ho niente disponibile, non attiverò immediatamente il 118, ma proseguirò con queste manovre, anche perché nel momento in cui trovassi un telefono o il modo di comunicare, posso dare una descrizione della situazione molto più completa. Pertanto, cosa devo fare? Controllo il respiro. Per controllare il respiro devo tenere presente che non esistono quelle manovre virgolette metropolitane di usare magari lo stesso quadrante dell'orologio perché è vetro e vedere se si appanna, o uno specchietto che ho in borsa per vedere se si appanna. Queste non sono assolutamente da prendere in considerazione perché le condizioni meteorologiche possono essere tali, umidità, vento o altro, che inficerebbero la cosa. Anche andare ad ascoltare per vedere, cioè ascolto e sento, come si dice spesso nelle manovre di soccorso. Bene, dipende. Se sono all'aria aperta col vento, col freddo e col gelo, posso ascoltare e sentire gran poco, tanto meno se sono in una zona trafficata con un passaggio di veicoli, quindi ascolto-sento non è un sistema efficace. Cosa devo fare? Devo guardare se c'è una escursione, cioè un movimento spontaneo del torace rispetto all'addome o dell'addome rispetto al torace, tale che mi indichi che c'è un interessamento del polmone che in quel momento si sta riempiendo d'aria. Quindi ecco l'escursione, quindi vuol dire l'ampliamento del volume interno. Come posso farlo se sono al buio, al freddo e non ho possibilità di vedere il soggetto? Perché questo è efficace se sono in grado di vederlo. Ovviamente è consentito anche spogliare un tantino la vittima in modo tale da poter vederlo meglio. Ma se questo non è possibile per le condizioni meteorologiche oppure proprio di visibilità, la manovra più sicura è quella di appoggiare una mano sul torace e appoggiare senza spingere, senza premere, una mano sull'addome. Entro quei 5 secondi, massimo 6-7, io devo sentire un'escursione. Se apprezzo questa escursione vuol dire che il soggetto respira e pertanto è rimasto incosciente e basta. Questa informazione chiaramente la passerò al 118 che poi la prenderà in base ai suoi algoritmi, cioè quindi i suoi sistemi di risposta in base ai codici rosso, giallo e via dicendo. Per quanto riguarda invece il soggetto che appunto non è cosciente ma che respira, io ho due possibilità di azione. È un trauma, quindi essendo un trauma io devo cercare di evitare manovre che possano in qualche maniera peggiorare la situazione traumatica. Quindi come mi devo comportare? Per il mantenimento di questo respiro in modo che sia sempre efficace, posizionerò il mio primo dito, cioè di tutte e due le mani ovviamente, detto anche pollice, o il mio secondo dito, detto volgarmente indice, dovrò posizionarli rispettivamente al di sotto dell'angolo della mandibola e a livello dello zigomo anteriore. Lo zigomo è questa parte rigida che c'è subito sotto all'occhio, leggermente spostata verso l'esterno. Una volta che ho preso queste due posizioni con le dita, a questo punto porto in avanti la mandibola. La manovra è esattamente identica a quella che un bambino fa per prendere in giro il suo coetaneo, quindi quando portano la bocca in avanti e fanno questa manovra così. Quindi questo è esattamente quello che devo ottenere. Perché questo? Perché questa manovra porta in avanti la base della mandibola dove c'è la lingua. La lingua è un muscolo che non si ribalta come sentiamo dire, no? Non è che si capovolge, fa capriole, no, è ben fisso proprio al pavimento della bocca. Quindi la lingua è questo muscolo che se io porto in avanti la mandibola, automaticamente porto in avanti anche la lingua. Facendo questo le vie aeree rimangono sempre pervie, cioè continua a passare l'aria. La lingua non mi va a ostruire il passaggio dell'aria. Chiaro che questa è una manovra efficace a patto che il soggetto
non vomiti. Se il soggetto dovesse vomitare, avere sforzi di vomito e continua a essere incosciente, non mi rimane altro che agire con l'altra manovra, che è la cosiddetta posizione laterale di sicurezza, perché questa manovra, oltre ad essere utile quando io sono costretto per svariati motivi ad allontanarmi dalla vittima, vuoi per cercare soccorso, vuoi per telefonare perché sono da solo, perché non ho campo col telefono in quell'area, quindi abbandono il soggetto e lo devo posizionare in un modo tale che questo non corra rischi nell'ostruzione delle vie aeree, per esempio proprio per il vomito. Quindi se il soggetto sta per vomitare a seguito del trauma, oppure io sono costretto ad abbandonarlo per cercare soccorsi, in entrambe queste situazioni devo posizionarlo su di un fianco. La manovra è abbastanza semplice, la può eseguire anche un bambino. Un bambino di solito pensiamo che non sia in grado di spostare pesi superiore al suo. In realtà con questa manovra è una leva tale che consente lo spostamento sul fianco anche di un soggetto il cui peso può essere considerevole. Parliamo di 100, 120, 140 kg su un bambino che ovviamente ne pesa 20, 30, quindi giusto per parlarci chiaro, è una leva molto potente che riusciamo a fare sul corpo. Per eseguire questa manovra cosa dobbiamo fare? Chiaro che il paziente deve essere in una posizione supina. Supina significa, per parlarci molto semplicemente, con le spalle rivolte a terra. Questo perché? Perché se il soggetto fosse già prono, cioè con la pancia rivolta verso terra, è chiaro che lì la manovra sarà molto più semplice perché è già in una posizione tale che consente al vomito di defluire senza problemi. L'unica manovra che dovrò effettuare ed eseguire sarà quella di portare leggermente all'indietro la testa per mantenere non solo la lingua staccata dalla parete posteriore, diciamo della gola e via dicendo, ma anche proprio perché il vomito stesso potrà defluire senza problemi e quindi mantengo un respiro efficace. Nell'eventualità che io debba posizionare invece il paziente che era supino e lo debba posizionare sul fianco, a questo punto è molto semplice. Prima di tutto sposto il suo braccio più distante da me, dato che io mi metterò su un fianco del paziente in posizione supina, con il palmo della mano rivolto verso l'alto. L'altro braccio non farò altro che fletterlo, quindi piegarlo e posizionare la mano sulla spalla opposta. Manterrò questa posizione semplicemente con la mia mano, ovviamente quella più vicina alla parte superiore del corpo, in modo tale da tenermi libera l'altra mano, da posizionare al di sotto del ginocchio corrispondente al braccio che io sto tenendo flesso, in modo tale che una volta che sono riuscito a piegare anche la gamba corrispondente, con la mano sotto il ginocchio farò questa leva che mi permetterà di ruotare questo paziente su di un fianco. La posizione della mano superiore cosa consentirà? Consentirà semplicemente che quando il soggetto ruoterà sul fianco, con proprio 2 dita al di sotto della mandibola e proprio 2 o 3 dita sulla fronte, molto delicatamente la porta all'indietro e la testa rimarrà in quella posizione, perché questa mano qua si posiziona come quando andiamo a dormire su un fianco e che si mette proprio sotto alla mandibola e la mantiene come un cuneo in quella posizione. Svolto questo, il soggetto è in una posizione laterale di sicurezza. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non ho finito il mio compito, io dovrò continuare a sorvegliare per vedere se il soggetto respira o non respira, però è una situazione, una posizione tale che qualora per ragioni ovviamente più importanti io dovessi allontanarmi per andare a cercare i soccorsi o per indicare anche alla stessa ambulanza dove deve entrare, come deve arrivare sul luogo, posso momentaneamente, in assenza di altre persone, allontanarmi dalla vittima nella sicurezza che a questa non accada niente di più di quello che gli è già successo. Se invece la persona dovesse essere a faccia in giù, cioè dovesse essere finita a terra e quindi il petto poggi sul pavimento, cosa ci consigli di fare per metterlo in una posizione di sicurezza? Intanto vedere il terreno. Allora, se siamo su un terreno fangoso o neve o altro, è ovvio che la faccia rivolta verso il basso, con la bocca e il naso che vanno direttamente a contatto o col fango
o con la neve, questo comporta la chiusura delle vie aeree, quindi il soffocamento. In quella situazione dovrò semplicemente fare una minima leva sulla spalla per cercare di far assumere al soggetto una posizione sul fianco anziché prona completa. Certo, quindi ci si riconduce sempre alla posizione di prima, diciamo, solo si parte da uno scenario diverso. Si parte da una posizione diversa che ci facilita, perché in quel caso lì non devo più ruotarlo da una posizione supina a una posizione sul fianco, ma sono da una posizione prona che dovrò semplicemente adattare prendendo la spalla corrispondente, può essere la destra o la sinistra, non ha importanza, quella meno lesionata di solito, in modo tale da riportare la testa al di fuori e mantenere la posizione del naso e della bocca non a contatto con qualcosa che impedisca il respiro. Si vede certe volte nei video, no, che vengono pubblicati su internet e ripresi dalle telecamere, che quando una persona è svenuta a terra, magari un pugno è andato KO, qualcuno gli mette la giacca sotto la testa, però questa manovra non ce ne hai parlato, presumo perché è sbagliata o va comunque bene? Mettere al di sotto del capo un cuscino o qualunque altro oggetto, una giacca, eccetera, è la manovra più sbagliata che esista, proprio da evitare nella maniera più totale. L'avrete vista spesso anche in filmati di scene reali, dove a seguito di investimenti eccetera qualcuno, pensando che la testa a contatto col terreno possa in qualche maniera subire dei danni, cerca di allontanarla posizionando qualcosa al di sotto. È sbagliata perché? Perché io fletto la testa verso il petto. Questa manovra mi va a chiudere le vie aeree. Abbiamo visto che dobbiamo tenere la testa all'indietro, addirittura abbiamo detto che dobbiamo mettere le nostre dita, una appoggiata sulla zigomo, quell'altra sull'angolo della mandibola e fare una leva per portare in avanti. Figuratevi, faccio tutta questa fatica per tenere la lingua staccata dalla parete posteriore della gola o faringe che dir si voglia, capite bene che andare a mettere qualcosa che invece mi fa l'effetto opposto è proprio la peggiorazione che posso fare. Non fatela mai. Il soggetto supino, se rimane supino e non ha vomito, non ha niente, non corre alcun rischio, purché continui a respirare. Ma se da supino gli mettete qualcosa al di sotto della testa, avete soffocato una persona. Vale lo stesso anche nel cercare di metterlo seduto? Posso presupporre, se questo è ancora svenuto, non ha senso tirarlo su? Assolutamente, ma anche, ti dirò di più, uno degli errori clamorosi che si fanno è quando una persona sta per svenire e tutti che lo prendono e cercano di tenerlo in piedi. Se Madre Natura in quel momento sta dicendo guarda che la pressione, cioè il tuo cuore sta battendo con poca forza, quindi non riesce a pompare il sangue al cervello. Perché io svengo? Svengo è un meccanismo di protezione, questo non è un meccanismo per cui Madre Natura vuol farmi cadere per terra a tutti i costi. È un meccanismo di protezione perché? Perché una volta che io sono a terra, il cuore fa meno fatica e anche basta una minima pressione, quindi una minima forza da parte del cuore per pompare il sangue alla testa. Ma se io faccio di tutto per far sì che questo povero cuore continui a pompare del sangue contro ovviamente la forza di gravità e ovviamente non mi arriva al cervello, povero cervello, e il cervello ovviamente in quella situazione ne risentirà ancora di più. Quindi senz'altro non seduto, anche perché qualunque altra manovra di sicurezza verrebbe impedita, quindi la posizione laterale di sicurezza che abbiamo visto, così come altre manovre. E soprattutto, attenzione, non sorreggeteli, metteteli a terra più velocemente in modo da evitare la caduta. Quando stanno svenendo, prima o poi vanno a terra. Allora lasciatele andare a terra, che quella è la posizione migliore per consentire al sangue di arrivare al cervello. Finisco con l'ultimo cliché: sollevare le gambe, bene, male? Allora, sollevare le gambe può avere degli aspetti positivi, però può avere anche qualche aspetto negativo. Sollevare le gambe significa far affluire più rapidamente del sangue al cervello e quindi creare il presupposto per cui il sangue perviene alla testa e di conseguenza apporta ossigeno in maniera più importante. Ma se lo svenimento fosse stato determinato da un'emorragia cerebrale, tipico per esempio in un colpo ben assestato a livello proprio della base cranica, quindi voglio dire quando veniamo colpiti sulla mandibola e facciamo un movimento rapido verso l'indietro, Classico pugno a KO per chiarirsi. Ecco, per chiarirsi, in quella situazione, se questo dovesse comportare un'emorragia, quell'iperafflusso di sangue comporterebbe un accumulo di sangue all'interno della scatola cranica, cioè del nostro proprio teschio per intenderci,
E questo cosa comporta? Anche questo è un punto che dobbiamo assolutamente sviscerare un attimo. Attenzione, la scatola cranica è chiusa, è una scatola. Come tale non trova sbocchi, quindi il sangue che si accumula va a comprimere il cervello. Quindi è come se io riempissi un contenitore chiuso dove già c'è dentro un qualcosa di comprimibile e ci pompassi dentro un liquido che proprio per la sua caratteristica fisica di incomprimibilità va a spostare ciò che è comprimibile. Cosa comporta questo? Comporta la compressione del cervello fino a impedire l'irrorazione stessa, cioè il passaggio di un flusso di sangue ossigenato al cervello stesso. Quindi quella situazione, a seguito di un trauma contusivo ovviamente da colluttazione, non è la soluzione migliore. Va bene alzare le gambe nello svenimento della persona che aveva la pressione bassa oppure che ha visto un qualcosa che l'ha particolarmente scioccato dal Quello punto che è di svenuto vista perché ha visto la il rissa. sangue, ho visto la rissa, esatto. Ma io ricordo addirittura che arrivai su un incidente tra due vetture, gli occupanti non si erano fatti niente, ma una signora che aveva assistito all'evento era svenuta perché si era spaventata della cosa. Ecco, qui sto per dire, ecco, in quel caso va benissimo alzare le gambe, ma a seguito di un trauma meglio evitarlo.